Ciao a tutti, amici dello Scorpione. Benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostra Scorpione, tendenze energetiche generali per la seconda parte di febbraio 2023. Wow! Abbiamo la carta del diavolo, amici dello Scorpione. Il diavolo è una carta che parla di energia repressa alle volte, È una carta che parla di controllo, è una carta che parla di tentazioni, il diavolo tentatore. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare proprio nulla o se voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di diversi oroscopi. Trovate il link al corso gratuito di tarocchi e trovate il link alle previsioni semestrali per il 2023. Per chi invece poi volesse contattarmi via mail potete scrivere, trovate la mail qui e potete contattarmi via mail, insomma. Bene, allora iniziamo con un 10 di spade al contrario, la regina di spade al contrario, un 3 di pentacoli, un 4 di coppe, un 10 di coppe, un 9 di pentacoli, ragazzi. Diciamo che vedendo come inizia e vedendo la fine, e abbiamo il diavolo alla fine, giustamente l'energia si ripete. Allora, partiamo con questo 10 di spade al contrario. Il 10 di spade al contrario normalmente è una carta che quando al contrario indica che un ciclo non si sta chiudendo e c'è una regina di spade al contrario. Anche qui normalmente la regina di spade è un'energia che taglia, però essendo al contrario ho come la sensazione che ci sia qualche sorta di relazione che può essere con una donna, visto che c'è la regina, ma non è detto, può anche essere un uomo con una forte energia femminile, un divino femminile molto, molto sviluppato, diciamo. Comunque c'è questa necessità di tagliare, di lasciarsi indietro, di o una questione o proprio una collaborazione, una relazione che si ha con questa persona. Lo andiamo a vedere poi dopo con i mini tarocchi, ok? Allora, poi abbiamo un 4 di coppe, il 10 di coppe, il 9 di pentacoli e la carta del diavolo. Qui ho come la sensazione con questo 4 di coppe che ci sia da parte vostra la sensazione che manchi qualche cosa. È come se per qualcuno si fosse in attesa di qualche cosa che non si vede arrivare. Però poi guardate come andiamo avanti: 10 di coppe, 9 di pentacoli e il diavolo. Qui è il compimento, il raggiungimento di un obiettivo, la completezza. È un 10 di coppe, si parla di una completezza, può anche essere a livello familiare, perché vedete che ci sono lui, lei e il figlio, ma anche semplicemente una completezza a livello emotivo. Diciamo che c'è anche questo 9 di pentacoli ed è una bellissima carta perché parla di appagamento materiale in questo caso. Quindi queste due carte mi dicono che alla fine del mese andrete a gonfie vele. L'unica cosa è questo diavolo, che adesso andiamo a vedere che cos'è, perché secondo me è un po' il vostro bisogno di tenere tutto sotto controllo. Soprattutto se l'energia di spade non è una persona esterna, ma siete voi, ho la sensazione che qui ci sia qualche questione a livello mentale da pulire, diciamo così. Andiamo a vedere carta per carta di che cosa si tratta. Allora, andiamo a vedere con questo 10 di spade. Asso di denari al contrario e asso di spade. Scusate, di bastoni. 10, asso, asso. C'è l'intenzione di fare un movimento, un'azione, c'è un'intenzione, ma è come se a livello pratico non ci fosse la possibilità, perché questo asso di denari è al contrario. Quindi ho come la sensazione che qui
si sia in una fase di cambiamento, di valutazione, di... Andiamo a vedere la regina di spade. Fante di spade al contrario, scusate, mi è caduta una carta, adesso la recupero. Sì, qui è una questione... Allora, perché c'è il diavolo e la regina di spade? Il diavolo parla di controllo, la regina di spade normalmente anche, perché è un'energia che, appunto, che controlla, che organizza, che pianifica, e anche il fante di spade, soprattutto quando è al contrario, però qui si tratta proprio, guardate, 9 di bastoni. Si tratta di imparare a organizzare, a fare degli schemi, a tenere sotto controllo la situazione, a fare i conti, a riportare tutto su un quaderno. Vedo un quaderno dove c'è scritto tutto. Ci sono come dei punti e una sorta di elenco. Ok, qui bisogna imparare a mettere le proprie difese. Quando questa carta, la regina di spade, è al contrario, per qualcuno si parla proprio di confusione mentale, ok? Di qualcuno che non è in grado di fare quello di cui vi ho appena parlato e sarebbe proprio la cosa necessaria, fare uno schema, un programma. Andiamo a vedere il 3 di pentacoli. 7 di bastoni al contrario e re di pentacoli al contrario. Sì, ho come la sensazione che sia una collaborazione solo verbalmente, ma poi in realtà a livello pratico siate un po' abbandonati a voi stessi a fare tutto ed è per quello che è necessario fare un piano in questa situazione. Per qualcuno il fatto che ci sia sia il diavolo che la regina di spade al contrario può parlare, e c'è anche comunque il fante di spade, può parlarmi di un certo tipo di ipercontrollo o manipolazione, ragazzi, perché comunque qui ho quella sensazione che ci sia una sorta di disequilibrio tra chi fa e e chi parla, chi comanda fondamentalmente. Andiamo a vedere il 4 di coppe. Imperatrice. 3 di spade al contrario. Mm. Allora, per qualcuno risuona come il bisogno di qualche cosa in più all'interno di una relazione, che sia romantica, che sia lavorativa. Quando c'è l'imperatrice si parla di un'idea, di qualche cosa che è in gestazione. Ma c'è anche una sofferenza legata a questa gestazione. Io credo che qui è come se non si vedesse la possibilità di espandersi. Probabilmente dovuto al fatto che questa confusione mentale, non avendo un programma, non avendo un'idea magari anche di spese, piuttosto che di incassi, se fosse una situazione lavorativa, vi fa rimanere un po' nell'aria. E quindi anche qui la domanda è come faccio? Però andiamo a vedere il 10 di coppe perché poi c'è il compimento, 7 di coppa al contrario e regina di denari. E 7 di spade. È come se venissero a galla le proiezioni qui, ragazzi. Abbiamo le due regine qui che sono al contrario. Quando questa regina di pentacoli è al contrario, perché si è sempre un po' troppo presi dalle questioni quotidiane della vita, no? Potrebbero anche essere questioni familiari, visto che comunque qui abbiamo la carta del 10 di coppe. Però ecco, c'è un set di spade, c'è un set di coppe. Fate attenzione alle proiezioni, ripeto, perché quando c'è anche il diavolo, c'è una sorta di distorsione. Il diavolo rappresenta il proprio ego, o qualche tipo di condizionamento. Molte volte è il nostro ego che ci condiziona, che crea come delle barriere, ok? E la regina di spade al contrario ha bisogno di avere una via da seguire, una regola da seguire. Ci devono essere dei paletti messi proprio per la protezione di voi stessi, della situazione, per evitare di vivere di nuovo questo 10 di bastoni. Forse all'inizio ho detto 10 di spade. Sì, è qualcosa comunque che non si lascia indietro, un 10 al contrario. Andiamo a vedere il 9 di bastoni.
4 di pentacoli, 8 di spade al contrario. Ho come l'idea, giustamente, allora l'ego, come vi stavo spiegando, crea delle strutture mentali, ok? Fondamentalmente la nostra mente ed è, risiede, diciamo così, nel terzo chakra, che è il chakra del potere personale, ok? Quindi qui ho come la sensazione che ci sia una questione legata alla vostra idea di vedere la famiglia, di vedere l'appagamento personale, che in realtà deve, come dire, iniziare a essere un po' rivista. E la risento qui, questa sensazione, questa energia. Cioè le cose non devono essere sempre come voi volete o come gli altri ce le hanno insegnate. Ognuno può trovare il proprio equilibrio in ogni tipo di relazione, che sia una relazione di amicizia, che sia una relazione di lavoro. Magari con un amico funziona di più un certo tipo di, non lo so, attività e con un altro funziona di più un altro tipo di attività e va bene, cioè, adesso per farvi capire un po', no? Andiamo a vedere il diavolo, sono curiosa. Mm. Allora, ragazzi, per qualcuno la relazione in questione è con una madre. Ok? C'è anche un'altra regina di denari qui. Io credo che, allora, per molti potrebbe essere l'idea che avete acquisito da vostra madre inerente al tipo, a come si instaurano le relazioni o in un caso specifico proprio le relazioni di famiglia. Non sono solo di coppia, sono proprio di famiglia, ok? E qui c'è da lasciarsi indietro questo tipo di credenze limitanti, questo tipo di idee, questo tipo di energia, ok? Perché comunque è un'energia molto burrascosa quella che avete vissuto, o il modo di vivere la relazione probabilmente, c'è sempre questa componente di sofferenza, di peso, ehm, di dolore, di ferita. È come se vi dicessero di diventare, come vi posso dire, la regina di coppe è una madre amorevole, no? È una madre che dà amore incondizionato. È anche un'energia di una persona che in realtà si fa guidare un po' troppo dalle emozioni. E forse è anche un po' quello qui il messaggio, perché comunque quando c'è il diavolo il potere mentale è annacquato, è distorto, perché si parla sempre di condizionamenti. E questo probabilmente vi porta a questi alti e bassi emotivi. Il condizionamento io lo sento qui perché quando c'è comunque la regina di spade al contrario si parla anche di confusione mentale. Sì, è come il non vedere chiaro su qualche cosa. Sì, sento che è un po' come se foste richiamati in questo periodo a fare qualche cosa di un po' più, diciamo, concreto per ridimensionare quello che sono i condizionamenti, che sia una persona esterna, che sia il vostro ego, che siano gli obiettivi che vi condizionano, che sia la famiglia, uno stato di salute, quello che per voi rappresenta questo diavolo. Diciamo, cercare secondo me di pulire un po' certe vecchie idee che fondamentalmente non vi servono, cioè se vi creano questo stato è meglio lasciarle indietro. Attaccarsi a certe idee alle volte non è sano, tipo, vi faccio un esempio, quando avrai una famiglia raggiungerai la felicità, no? Ogni tanto io lo sento. E quindi non legate la felicità al raggiungimento dell'obiettivo di una famiglia, perché finché non vi create una famiglia, la vostra mente crea il fatto che non si possa essere felici. E questo è un esempio come un altro, però per farvi capire la dinamica della manipolazione mentale che alle volte uno ehm, assorbe senza esserne cosciente, diciamo così. Andiamo a vedere una possibile credenza limitante di questo periodo.
Perché non posso fare niente da solo, da sola? Interessante, perché quando c'è il diavolo c'è sempre anche un atteggiamento appunto di condizionamento e può essere anche di dipendenza o codipendenza. E in questo caso me lo ha fatto venire in mente questa carta. Solo perché non avete un piano, una struttura. Guardate, a me serve molto quando sono indecisa su che cosa fare o tipo quando ci sono diverse cose in ballo. Fate degli elenchi, man mano che lo potete anche appiccicare al frigo, perché il frigo bene o male è una cosa che avete sempre sotto mano, o il cellulare, vi fate sul blocco note e scrivete tutto, quando vi viene in mente qualche cosa, voi scrivete, scrivete, scrivete e poi quando avete tempo riorganizzate le idee. Questo è interessante, Fatemi sapere come vi risuona. Andiamo a vedere ancora una fatina. Io intanto voglio ringraziare tutte le persone che mettono like, che si prendono quei 5 minuti per scrivere il commento. Io li leggo sempre tutti molto piacevolmente. Ringrazio le persone comunque che condividono e che mi appoggiano. E insomma, ecco, è sempre un feedback comunque sapere che c'è qualcuno dall'altra parte. Grazie. Allora, guardate, carta della speranza, e qui è un po' come se vi dicessero di cambiare loop mentale, di cambiare vibrazione, di cambiare assetto e di entrare in quello che è la vibrazione della speranza, no? La carta della stella. E poi abbiamo questa che è la carta della trasformazione e vi dice che è ora di abbracciare la trasformazione che sta per arrivare intorno a voi e che siete solo agli inizi, che il bello deve ancora avvenire. Bene, amici dello Scorpione, io spero che la lettura sia stata di ispirazione. Fatemi sapere nei commenti come vi risuona. Vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!